Ehi, hai già mangiato? No, non ancora. Ho appena cucinato un piatto di riso con le zucchine. Ne vuoi un po'? No, grazie. Non mangio mai le zucchine. Appena, già, ancora e mai. 4 avverbi molto usati in italiano e fondamentali anche per le conversazioni più semplici. In questa lezione vediamo come si usano. Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Se sei nuovo su questo canale ti invito ad iscriverti, così non ti perderai i prossimi video per imparare l'italiano e conoscere l'Italia. E inoltre supporterai anche il mio progetto. In questo tipo di video, Italian in 5 minutes, chiariamo alcuni dubbi legati alla lingua italiana in massimo 5 minuti. Oggi parliamo di 4 avverbi di tempo italiani molto usati, che sicuramente ti saranno utilissimi per parlare bene. Questi avverbi di tempo si possono usare con tutti i tempi verbali, presente, passato e futuro, ma sono spesso usati con i tempi passati composti, come per esempio il passato prossimo o il trapassato prossimo, che hanno infatti una struttura composta da ausiliare più participio passato. Iniziamo subito con già, un avverbio di tempo che indica un'azione conclusa. Vediamo qualche esempio. Ho già visto quel film e non mi è piaciuto. Sei già arrivato? Sei in anticipo. Se hai già finito i compiti, puoi uscire a giocare. Ti faccio notare la posizione dell'avverbio già, che si trova sempre in mezzo tra l'ausiliare, essere o avere, e il participio passato. Vediamo ora l'avverbio ancora, usato per indicare un'azione non conclusa, oppure per indicare un evento che fino a questo momento non è accaduto. Non ho ancora finito di lavorare. Jack non ha ancora visitato l'Italia. L'aereo non è ancora partito. L'avverbio appena, invece, indica un'azione che è successa da poco tempo. Infatti un sinonimo può essere da poco. Ho appena finito di mangiare. Quindi ho finito di mangiare da poco tempo. L'aereo è appena atterrato. L'aereo è atterrato poco tempo fa. I ragazzi sono appena tornati da scuola. I ragazzi sono tornati da poco. Attenzione alla posizione di questo avverbio, perché se metto l'avverbio prima dell'ausiliare, appena cambia il suo significato ed ha il significato di quando. Vediamo questo esempio. Appena ho ascoltato la canzone, mi sono emozionato. Posso dire in questo caso quando ho ascoltato la canzone. Mario ha iniziato a mangiare appena sono arrivati gli ospiti. Vedi, in questo caso il significato di appena è molto diverso. Attenzione alla posizione perché in questo caso non si trova in mezzo all'ausiliare e al participio passato, quindi cambia il suo significato. Vediamo infine qualche esempio con l'avverbio mai. Mai, nella forma affermativa, è sempre preceduto da un'altra negazione, non. Vediamo questo esempio. Non ho mai visitato l'Italia. Paul non ha mai mangiato le tagliatelle. Nella forma interrogativa, invece, non devo usare la doppia negazione. Infatti dico, hai mai visitato Torino? No, mai. Sei mai stato in Sicilia? No, non ci sono mai stato.
Vedi, queste domande hanno solo l'avverbio mai, non c'è la negazione non. Anche la prima risposta contiene solo l'avverbio mai ed è semplicemente una forma breve. Il significato è no, non ho mai visitato Torino. Ok? Bene, questo era l'ultimo esempio. Scrivi qui sotto se hai una domanda o un dubbio su questo argomento. Prova a fare qualche esercizio nel mio sito in descrizione per fare pratica e sono sicuro che anche questa lezione ti aiuterà a migliorare il tuo italiano. Noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao, buono studio!